sono Stanislao Pagliara, sto dando seguito a quanto mi viene continuamente chiesto sullo sciroppo di limone puro per quanto riguarda sia le modalità di somministrazione sia quello di preparazione. Quindi noi in questo momento faremo vedere, visto le forti richieste, la preparazione al meglio come va fatta. Cioè vanno tagliati i limoni, basta un semplice trituratore, questo macchinario che mi fa il succo. Fatto il succo naturalmente va filtrato perché il limone lascia dei piccoli residui che darebbero fastidio. Una volta filtrato va messo, e vi do le proporzioni, per ogni bicchiere di succo di limone filtrato. Io uso un vaso tipo questo perché questo mi servirà per fare il bagnomaria. Per ogni bicchiere pieno faccio 2 bicchieri di zucchero di canna, quello integrale, meglio biologico. Idem vale anche per il limone, no? Cioè una volta riempito, quindi 2 bicchieri di questi, ne mettete anche un pochino di più perché rimane più sciropposo, che nella somministrazione mantiene. Messo il dosaggio nel vaso, vanno messi, si presenterà in questo modo. Questo per una questione di tipo si presenterà in questo modo. Va messo a bagnomaria, dove naturalmente lo portate a riscaldare. Ne ho fatti 3 per avere un quantitativo sufficiente. Questo è uno sciroppo fatto in casa. Va messo a bagnomaria, lasciato a riscaldare. Dovete stare attenti che il contenuto del vaso non debba superare i 40 gradi. Questo è importantissimo perché soprattutto per via delle sostanze nutraceutiche che il limone contiene. Lo sciroppo è fatto in modo tale che possa dare alle api un alimento ricchissimo di principi attivi naturali. Ecco perché noi usiamo il sale, allo zucchero di canna deve essere integrale perché è ricchissimo di sali minerali. Usiamo poi il sale, un sale che è sale di il migliore sarebbe, mentre che prendo un cucchiaino, vediamo un cucchiaino, non l'ho preso prima, se ne mette di questo, se ne mette per ogni litro, cioè una volta messo nel bagnomaria se ne mettono un 4 cucchiaini, 3-4 cucchiaini di questo sale. È un sale dell'Himalaya, quindi risale naturalmente in un periodo quando il mare era molto meno inquinato di oggi. Ha una ricchezza di sali minerali particolari che vanno comunque a integrare l'effetto dello sciroppo. Fatto questo, va tenuto 2 ore. Una volta stare attenti che non raggiunga i 40, deve mantenersi sotto i 40 gradi perché c'è un processo sicuramente enzimatico dove questi zuccheri diventeranno zuccheri riduttori in qualche modo, e quindi sono zuccheri più semplici. Comunque sia, va tenuto sotto i 40 gradi. Va tenuto un paio di ore, va poi messo nella bottiglia
in una bottiglia. Per ogni litro, questo naturalmente aspettate che il prodotto si raffredda. Una volta raffreddato va messo nella bottiglia. Lo sciroppo in questo modo è già pronto per poterlo somministrare alle api. Alle api, come avete potuto vedere dal filmino, se ne somministra dalle 100 alle 150 cc per ogni alveare. Comunque il prodotto è già pronto, questo lo potete anche tenere un paio di mesi. Meglio tenerlo in qualche cosa di buio, no? In una zona fresca, per poterlo conservare. Scusa, lo sciroppo è sempre uguale per tutte le stagioni? Allora, c'è un fatto molto importante. Come avete visto dal video, lo sciroppo va somministrato alle api come alimento, va inserito come nelle buone pratiche preventive, è un alimento vero e proprio, fatto in casa, e andrebbe per un miglior uso, per rafforzare un po' le difese immunitarie delle api, un alimento più ricco di quanto si può dargli, va dato 2 volte al mese, meglio 2 volte al mese, per tutto il periodo della campagna, no, della stagione, fino a ottobre, novembre, dipende dalle latitudini dove uno ha le api. E c'è una piccola cosa molto interessante, che da parte nostra almeno noi usiamo gli oli essenziali. È una miscela di oli essenziali fatti di manuka, Leptospermum scoparium e la melaleuca, il tea tree oil. Sono delle gocce che noi mettiamo nello sciroppo una volta fatto, mi raccomando, una volta già che si è raffreddato e messo nella bottiglia. Se ne mettono di questa miscela di questi 2 oli essenziali, se ne mettono soltanto una trentina, da 30 a 40 gocce per litro, una volta già filtrato e messo sempre nella bottiglia. E questo però va usato, quando usate gli oli essenziali, va usato soltanto subito dopo l'inverno, in un momento che le api hanno bisogno, no, hanno bisogno per una maggiore fortificazione sotto quell'aspetto di difese immunitarie, e soprattutto prima dell'inverno. Sono 2 momenti importanti che potete aiutarli dandoci anche le gocce. Le gocce, lo ripeto, dalle 30 alle 40 gocce per litro, mentre lo sciroppo di per sé stesso, senza l'olio essenziale, ripeto, va fatto durante il periodo della campagna apistica, che va dalla primavera all'autunno, 2 volte al mese, dalle 100 ai 150 per ogni alveare. Io, diciamo, da parte mia ho voluto fare questo perché c'era una forte richiesta di come farlo. Questo è come io mi comporto. Posso dire soltanto gli ingredienti, quello che ho usato. Ho usato il limone, meglio biologico, zucchero integrale e sale marino, va bene quello integrale dell'Atlantico, ottimo quello dell'Himalaya. Gli oli essenziali solo 2 volte nei periodi particolari. Va bene? Ok, Grazie. Alla prossima volta. Allora. Alla prossima.